Carlos Castaneda. Gli esseri inorganici, parte 1. Il passo numero 1 è tratto dal volume La ruota del tempo, citazioni da Una realtà a parte. I passi 2 e 3 sono tratti dall'Arte di sognare, capitolo 3, il secondo varco del sognare. Attenzione! Le citazioni sono tradotte in maniera letterale dagli autori stessi del video e sono tratte direttamente dalle edizioni inglese e spagnola, senza censure o adattamenti. Noi siamo Marisha e Nick e alla fine del video troverete una breve analisi letteraria e linguistica e inoltre la nostra recensione. Prima di cominciare, una piccola novità. Abbiamo aperto un blog. Lo trovate all'indirizzo www.naguales.eu. Link in descrizione. Gli articoli chiari e sintetici raccolgono i temi trattati nei nostri video YouTube, insieme alle risposte alle vostre domande più frequenti e molto altro. Questo progetto ha come scopo offrire uno strumento semplice, immediato, per chi ha difficoltà nel mettere in ordine le informazioni, in modo che si possa avere un rapido riscontro se si vuole praticare in tutta autonomia. Gli sciamani dell'antico Messico diedero il nome di alleati a delle forze inspiegabili che agivano su di loro. Le chiamarono alleati perché pensavano di potersene servire per la propria soddisfazione, un concetto che si rivelò quasi fatale per quegli sciamani, perché ciò che loro chiamavano alleati sono esseri privi di essenza corporea che esistono nell'universo. Gli sciamani di oggi li chiamano esseri inorganici. Chiedere quale sia la funzione degli alleati è come chiedere cosa facciamo noi uomini nel mondo. Siamo qui, questo è tutto. E anche gli alleati sono qui come noi. E forse erano qui prima di noi. Don Juan spiegò con grande solennità che la vita e la coscienza, essendo esclusivamente una questione di energia, non sono proprietà unicamente degli organismi. Disse che gli stregoni hanno visto che esistono due tipi di esseri coscienti che vagano sulla Terra: gli organici e gli inorganici, e che, confrontandoli l'uno con l'altro, hanno osservato che entrambi sono masse luminose attraversate da ogni angolazione immaginabile da milioni di filamenti energetici dell'universo. Sono differenti tra loro per forma e per grado di luminosità. Gli esseri inorganici sono lunghi, simili a candele ma opachi, mentre gli esseri organici sono rotondi e di gran lunga più luminosi. Un'altra differenza notevole, che secondo Don Juan gli stregoni hanno osservato, è che la vita e la coscienza degli esseri organici è di breve durata, perché essi sono fatti per andare di fretta, mentre la vita degli esseri inorganici è infinitamente più lunga e la loro coscienza infinitamente più calma e più profonda. Gli stregoni non trovano alcun problema a interagire con loro. Proseguì Don Juan. Gli esseri inorganici possiedono l'ingrediente cruciale per l'interazione, la coscienza. Ma questi esseri inorganici esistono davvero? Come tu e io esistiamo? Chiesi. Certo,
che esistono. Rispose: Credimi, gli stregoni sono creature molto intelligenti. In nessun caso giocherebbero con aberrazioni mentali, prendendole per reali. Si tratta di uno scambio reciproco di energia. Gli esseri inorganici forniscono la loro consapevolezza elevata e gli stregoni forniscono la loro consapevolezza intensificata e la loro alta energia. Il risultato positivo è uno scambio equo. Quello negativo è la dipendenza da entrambe le parti. Gli antichi stregoni amavano i loro alleati. In effetti, amavano gli alleati più dei propri simili. Io posso prevedere pericoli terribili in questo. Salve guerrieri, sono Marisha. Questo video inaugura una nuova playlist riguardanti gli esseri inorganici o gli alleati. L'esigenza è come al solito di fare chiarezza su quanto veramente Castaneda ha lasciato scritto su questo argomento e quanto in realtà qualcuno per proprio tornaconto ha cercato di fargli dire. Purtroppo, non casualmente, prendendo spunto da un confronto con un tizio maleducato e incapace di intrattenere una discussione civile senza insultare, ho appreso che in alcuni ambienti dell'esoterismo italiano e anche all'estero Carlos Castaneda è considerato un parassitato. In maniera semplice e sintetica vi indico quali sono le considerazioni che hanno portato alcuni a una tale conclusione. 1. Sarebbe stato sotto il controllo dei voladores. L'aver riportato dell'esistenza a livello pubblico di questi predatori inorganici lo renderebbe un loro mezzo indiretto. 2. Ha perso la luce dopo i primi 3 volumi, considerati genuini, poi manipolato da entità o forze occulte, avrebbe scritto gli altri libri. 3. Il volume L'arte di sognare è frutto di un patto con gli inorganici per poter portare molte persone sotto il loro controllo. 4. Ha aperto portali di dubbia natura, manipolato da entità che si fingevano maestri, e alcuni ex praticanti di tensegrità riferiscono effetti destabilizzanti ed ipnotici della pratica. Ora ribatto in maniera veloce tutti e 4 i punti. 1. Nel mondo occidentale, se lui non avesse aperto la via, non si saprebbe nulla di inorganici, predazione e di tutto il resto, ma soprattutto dei voladores. Ha aperto una strada alternativa, libera e onesta rispetto alle religioni o esoterismi dominanti. Se i voladores lo hanno manipolato, si sono dati la zappa sui piedi, perché al di là della moltitudine di persone che non vuole cambiare, ce ne sono altre che hanno trovato la forza di non essere predate e con risultati tangibili. Inoltre, ed è questa la parte più grave, molti studiosi o praticanti italiani che ora lo disprezzano non avrebbero saputo nemmeno da dove cominciare senza i suoi volumi. Detto schiettamente, stanno sputando nel piatto in cui hanno ingordamente mangiato. 2. I primi 3 volumi sono embrionali e ancora incerti, al contrario di quanto crede l'esoterista medio. Anzi, al contrario, i successivi arrivano ben oltre qualitativamente e rispondono a domande a cui nessuno aveva mai dato risposta. Oltre a ciò, presentano un livello di profondità narrativa, composizione tecnica del testo e per i contenuti che a oggi nessuno studioso italiano può eguagliare. Parlano i numeri a livello mondiale.
Basta un'analisi obiettiva, letteraria e linguistica da parte di qualcuno che ha realmente studiato la letteratura antica e moderna. Anche se tutto quello che ha scritto Castaneda fosse falso, a un livello solo narrativo, è a oggi impareggiabile come scrittore per molti aspetti che per sinteticità non elenco. Cosa denota questo? Grande consapevolezza? La patina luminosa che si era cresciuta nel tempo e ha portato maggiori risultati? La capacità di agganciarsi all'intento? Forse, questo lo lascio giudicare a voi. 3. Ha fatto un patto con gli inorganici? Siate furbi. Se leggete bene l'arte di sognare, ci sono molte cose che potete verificare voi stessi e dà molte indicazioni per non cadere nelle trappole. Non si può evitare che le persone o inorganici o quello che è cerchino di ingannarci e prenderci il nostro. La morbosità e la dipendenza fanno parte già di questo mondo in tutti i suoi aspetti. Sta a noi imparare come tirarcene fuori. Castaneda riguardo a ciò non ha detto nulla di nuovo. 4. Per quanto riguarda tensegrità o i passi magici, consiglio di praticare direttamente e farvi una vostra opinione. Noi abbiamo trovato solo benefici se praticato regolarmente, ma non vi voglio porre niente. Provate da soli. Per i portali, anni fa abbiamo conosciuto di persona dei New Agers che si spacciavano per maestri e maestre e che si facevano pagare delle belle somme in denaro molto concreto e che incitavano ad accogliere e a lasciarsi andare alle entità della luce senza fare domande, perché loro erano guide, custodi, buoni e portatori di amore. Ti dovevi proprio abbandonare, se dicevi che qualcosa non tornava, diventavano aggressivi e supponenti. Ora io mi domando, chi sono i veri parassitati? Don Juan, come abbiamo visto in queste citazioni e nei prossimi video, non incita mai a lasciarsi andare nelle mani degli inorganici, ma ad accettare che essi esistono come esistiamo noi ed è tutto qui. Ripete più volte che non sono né buoni né cattivi, hanno una vita più lunga e c'erano prima dell'uomo. Possono esserci delle interazioni? Certo, ed è normale, perché anche essi sono esseri vivi, perché hanno la coscienza ed è attraverso di essa che si può avere un contatto, ma va mantenuto il controllo. Lo scambio deve essere equo. In caso contrario si arriva a delle morbosità. Anche qui non vi scandalizzate, dovete semplicemente pensare a come quando vi rapportate con la gente comune. Ci sono persone con cui si può collaborare, vivere insieme, lavorare e avere un mutuo scambio molto buono. O ci sono persone estremamente negative, violente, dalle quali bisogna staccarsi, perché creano dipendenza. Basti pensare oggi, per esempio, alla figura del narcisista patologico, in psicologia, molto studiata e divulgata anche qui su YouTube. Sul finale, Don Juan prende nettamente le distanze dal modo di pensare degli antichi stregoni. Essi amavano gli inorganici più dei loro simili. Questo ha condotto molti di loro alla rovina, alla morte, alla schiavitù, come troveremo in altri passi, perché non vedevano gli inganni e ne diventavano dipendenti. I pericoli di cui parla Don Juan sono legati al fatto che gli inorganici hanno molta più esperienza e coscienza a livello quantitativo di un essere umano e questo li rende superiori nel caso vogliano solo prendere, ingannare o manipolare. Infine, cosa mi fa dire che Castaneda non fosse parassitato? Il fatto che la vita stessa mi ha portato a fare esperienze dirette di quanto riportato da Carlos.
Nella mia giovinezza erano stati solo dei bei racconti con dei personaggi realistici e ben delineati, scritti da un antropologo molto preparato e con grande abilità di scrittura creativa. Poi, piano piano, ho potuto verificare direttamente la veridicità. In maniera sistematica, all'aumentare della mia consapevolezza stessa, al recupero di essa, perché la consapevolezza non è qualcosa di astratto, come vi dicono molti. No, è proprio uno strato luminoso o una patina che portiamo addosso, che può esserci potato da questi esseri inorganici. Può salire se recuperiamo, ma può scendere anche se ci facciamo mangiare di nuovo, se ci facciamo consumare. E ci sono ancora parti di questa conoscenza a cui sinceramente non ho ancora accesso. Al contrario, ci sono dei filoni esoterici che ho dovuto completamente abbandonare perché falsi o fuorvianti o pericolosissimi, e ho avuto dei danni gravi a causa di essi. Mi è stato tolto tanto e solo grazie agli studi minuziosi che sto facendo su questi testi, se sto recuperando o esiste la possibilità di recuperare per fare meglio. Quindi alla fine sta a voi, cercate l'esperienza diretta, sempre. Ringrazio tutti coloro che ci stanno seguendo, in particolare i nostri abbonati. Tra una settimana un nuovo video riguardante gli esseri inorganici. A presto!